C'è fortemente il sospetto, senza scomodare gli alieni, che determinate civiltà pre-glaciazione molto più evolute di quello che pensiamo abbiano di fatti esportato la civiltà e le proprie conoscenze in giro per il mondo. E questo è consigliato sia dalla somiglianza di determinati siti archeologici, sia dal fatto che ci sono delle incongruenze non indifferenti relative alla datazione di molti monumenti. Le prove le troviamo nella mitologia stessa delle antiche civiltà, che narrano tutte, e dico tutte, anche civiltà lontane nel tempo e nello spazio che non sono mai entrate in contatto fra di loro, di antichi dei civilizzatori, da Osiride che esportò l'agricoltura in giro per il mondo agli Apkallu dei Sumeri, da Wiracocha a molte altre divinità che si sospetta incarnassero la stessa persona o lo stesso gruppo di individui, esattamente come Baal per i Cananei, che era niente di meno che il dio Enlil per i Sumeri. Ecco, la mitologia stessa delle antiche civiltà può di certo consigliarci determinate costanti. Tutte le antiche civiltà, guarda caso, erano politeiste e quindi veneravano più dei e guarda caso parlano tutte quante di alcune figure mitiche, che siano dei civilizzatori o eroi, che esportarono la civiltà, e siccome il naturale processo evolutivo fa sì che nell'arco di un tot mila anni le civiltà sorgano e ricadano, è possibile perdere intere civiltà, no? Questo è già successo. E se abbiamo parlato più e più volte di Göbekli Tepe, che risulta essere l'esempio di tempio in pietra più antico scoperto finora sul pianeta Terra, 10.000 a.C., costruito estraendo e impilando blocchi di pietra che arrivano a pesare fino a 15 tonnellate, 7.000 anni prima dell'invenzione della ruota, oggi ci spostiamo a Malta per parlare di un'altra Göbekli Tepe, una Göbekli Tepe che riporta il nome di Gigantia. Anche se in realtà, signori, questo video è stato fatto per darvi una panoramica in merito all'isola nella sua totalità, perché non c'è solo Gigantia, ma molti altri posti fortemente inusuali in merito ai quali cercherò di darvi un'infarinatura. L'ipogeo di Halsaflieni, per esempio, che risulta essere l'unico e il più antico tempio sotterraneo mai costruito. Parliamo di roba preistorica, signori, come molte altre costruzioni che sono simili, se non identiche, a molte altre che ritroviamo in giro per il mondo. Le strutture megalitiche di Malta sono diversi templi preistorici, alcuni dei quali sono patrimonio mondiale dell'UNESCO, costruiti durante 3 periodi distinti approssimativamente tra il 3600 a.C. e il 2500 a.C. Questo è quello che dice il filone convenzionale. Pensate, signori, che fino alla scoperta di Göbekli Tepe queste strutture erano state rivendicate come le più antiche strutture autoportanti sulla Terra. Gli archeologi ritengono che questi complessi megalitici siano il risultato di innovazioni locali in un processo di evoluzione culturale, mentre altri pensano che siano molto più antichi, e se lo fossero ci sarebbero dei problemi da non sottovalutare. C'è fortemente il sospetto che tutto ciò che gli archeologi ci abbiano detto in merito al passato di questo arcipelago di isole sia sbagliato. Le 2 isole principali di Malta sono un granello nel Mediterraneo. È strategicamente situata fra Europa, Africa e Medio Oriente e ha avuto un impatto smisurato nella storia della civiltà. Secondo la linea temporale ufficiale di Malta, i primi popoli si stabilirono sull'isola all'incirca nel 5900 a.C., agricoltori dell'età della pietra che attraversarono il mare dall'Italia su zattere di legno, probabilmente dalla Sicilia, e mentre i popoli si ambientavano qui, sviluppavano la loro cultura. Secondo la narrazione ufficiale, nel 3600 a.C. una mattina si svegliarono, uscirono dalle grotte e costruirono questo. Così, senza che ci fossero precedenti storici in merito a nozioni di edilizia, ingegneria, estrazione e quant'altro. Te ora la vedi così, ma parliamo di una struttura megalitica gigantesca, non per nulla si chiama Gigantia, il sito dei giganti, capito? Da non sottovalutare infatti la vicinanza con la Sardegna, sulla quale ci sono di fatti siti megalitici che sono per lo più identici a quelli di Malta. Ecco, per quanto riguarda Gigantia, signori, parliamo di blocchi unici in pietra che pesano tonnellate, ok? Tonnellate.
In passato il folklore pensava difatti che l'avessero costruita i giganti, e sai perché? Perché i blocchi di pietra più pesanti che accuratamente sono stati posizionati e impilati uno sopra l'altro nel sito megalitico di Malta arrivano a pesare 50 tonnellate. E quando si parla di questo sito, chi di dovere omette di dirti che quello che vediamo oggi è stato stabilito che si tratta circa della metà dell'altezza di quello che era una volta il tempio originale. La metà. E vi illumino? Ovviamente il sito è più antico di quello che dicono gli archeologi. Graham Hancock nel suo documentario Netflix Antica Apocalisse ci spiega chiaramente con ricostruzioni computerizzate che Gigantia al suo apice era alto come una casa di 3 piani, composta esternamente da enormi blocchi di pietra che semplicemente sono stati impilati gli uni sopra gli altri. Erano in realtà 2 templi connessi con camere di forma ovale, le cui pareti erano dipinte di rosso, si pensa dal sangue dei sacrifici, insieme ad una serie di altari dove sono stati ritrovati resti carbonizzati di ossa di animali. Non esistono fonti scritte che ci dicano quando è stato costruito il sito e per questo motivo, signori, è doveroso indagare. Lo sviluppo delle fasi cronologiche basate sulla datazione a radiocarbonio ricalibrata, ha suddiviso il periodo fino all'età del bronzo a Malta in una serie di fasi. La prima prova di insediamenti umani nel Neolitico, secondo il filone convenzionale, si è verificata nella fase chiamata di Grand Alam, nel 5000 a.C. circa. Il periodo del Tempio, dal 4100 a.C. al 2500 a.C. circa, che produsse i resti monumentali più notevoli, periodo che ha suddiviso a sua volta in 5 fasi. Ma l'unico motivo valido, signori, che permette di dire agli archeologi che Gigantia è stato costruito 5600 anni fa è semplicemente perché alcuni reperti trovati nell'area combaciano con quelli di siti più semplici datati nello stesso periodo. Capito? Un paio di statuette. Ma questo significa forse che la struttura risalga alla medesima epoca? Assolutamente no. Significa semplicemente che Jimmy il pagano 5600 anni fa è andato lì a pregare e ci ha lasciato una statuetta che fortunatamente hai ritrovato. Questo basta per datare la struttura? Se questo è il metodo utilizzato dagli studiosi per datare questi posti megalitici, signori, cominciate pure a mettervi le mani nei capelli perché è tutto sbagliato. Ma anche se fosse, no? Ma mettiamo caso, anche se fosse, persone che non avevano mai costruito niente di più grande di una baracca 6000 anni fa, come hanno fatto a impilare blocchi che pesano fino a 50 tonnellate? Non te lo chiedi questo, vero? Sicuramente in qualche modo avranno fatto, no? Ti rassicura questo? Bravo. Devi sapere però che quando vedi una struttura del genere ti aspetti di vedere nell'area prove della preparazione alla realizzazione di una struttura del genere, perché semplicemente una civiltà non scopre dal giorno alla notte come spostare 50 tonnellate. Che più che spostare, qui si parla proprio di sollevare e impilare. Ma poi Gigantia, signori, non è l'unico sito megalitico di Malta. Nelle 2 principali isole maltesi gli archeologi hanno scoperto 19 altre strutture simili. 19, signori, quindi, capito? Si massimizza la pesantezza. Questi hanno avviato una vera e propria iniziativa collettiva che impose di creare dei templi per venerare non si sa chi in un tempo in cui non esisteva neanche la scrittura. No? Secondo la mitologia, i giganti costruirono i siti megalitici in Sardegna, terra dei giganti. I giganti costruirono la piramide di Cholula in Messico. I giganti sono presenti nelle leggende dell'Ecuador. I giganti costruirono i siti megalitici di Malta. Sono presenti nella Bibbia. Voglio dire, è possibile, date tutte queste costanti identiche palpabili, si parla proprio di archeologia in giro per il mondo, che si debba codificare qualcuno con grandissime capacità che ha trasmesso queste capacità a chi non le aveva? I templi maltesi, cari signori, sono elementi di un luogo cerimoniale in un rito di fertilità.
I ricercatori hanno scoperto che le numerose figurine e statuette ritrovate sul posto sono associate a quel culto e secondo il folklore locale di Gozzo, che è una delle 2 isole di Malta, una gigantessa che non mangiava altro che fave e miele diede alla luce un figlio da un uomo della gente comune e con il bambino in spalla ha costruito questi templi e li ha usati come luoghi di culto. È possibile che i giganti erano persone con capacità giganti, per l'appunto, che si debbano decodificare all'interno della storia antica? E quanto ci aiuta in realtà la mitologia che viene sempre sottovalutata a decodificare la storia? E se la linea temporale della storia di Malta fosse sbagliata? Se quella dell'intero pianeta fosse sbagliata? E se quando quegli agricoltori arrivarono sulle zattere dalla Sicilia i templi megalitici c'erano già? Affascinante. Non trovi? Inoltre, non arrivarono per mare, ma a piedi, perché Malta non è sempre stata un'isola. E bingo! Piano piano ci avviciniamo, no? Nel pieno dell'ultima glaciazione, il livello degli oceani era di circa 120 metri più basso di quanto non lo sia oggi. Le isole maltesi erano delle cime collinari che facevano parte di un'unica massa di terra continua che collegava Malta all'attuale Sicilia e da lì all'estremità dell'Italia e del continente europeo. Una semplice migrazione, preglaciazione, spiegherebbe i megaliti a Malta. Sappiamo che gli animali migrarono dal freddo continente europeo durante la fine dell'era glaciale, su quel ponte di terra, raggiungendo il sud del pianeta e le isole maltesi, prosperando e così via, no? E volete dirmi che gli esseri umani non avrebbero seguito le mandrie? Il problema, secondo gli archeologi, è che di fatti però non ci sono prove della presenza sull'isola degli esseri umani 14.000 anni fa. Affermazione largamente smentita dal ricercatore Graham Hancock, che nella grotta di Gardalam a Malta, sulla costa, dove sono state trovate ossa di animali e fossili che risalgono a migliaia di anni fa, ha trovato le prove di insediamenti umani, dell'attività umana sull'isola. Il dottor Anton Mifsud, presidente della Società Preistorica di Malta, ha condotto anni di ricerche in merito a questa caverna, che hanno dato, parecchio fastidio alla comunità scientifica internazionale. Ora, per farvela breve, no? Per farvela molto breve. Studiando gli strati delle stallagmiti presenti in questa grotta, che fungono come impressione in pietra della storia di Malta, sotto allo strato del Pleistocene, quindi in un periodo, guarda caso, interno all'ultima era glaciale, sono stati trovati 2 denti umani, proprio alla base della stallagmite sotto allo strato del Pleistocene, ed ecco fatto che con questo ritrovamento è possibile affermare, secondo Hancock, che l'uomo di Neanderthal attraversò a piedi il ponte terrestre arrivando a Malta. Nel 1952 i risultati dei test condotti sui denti non vennero pubblicati e la scoperta venne silenziata. Ecco perché attualmente è una scoperta di cui non parla nessuno. Fatto sta che il professor Mifsud pagò di tasca propria 3 analisi con fisici e antropologi di primo ordine che hanno compiuto analisi dettagliate e tecnologiche sui denti, e tutte e 3 hanno confermato che si tratta di denti di Neanderthal. Quando si parla di prove fisiche e palpabili, no? Ecco, cosa comporta questa scoperta? Beh, la scoperta dell'attività umana a Malta durante l'era glaciale spinge indietro, molto indietro cumulativamente parlando, tutte le date dell'isola. Ma non è finita qui, signori. Ebbene no. Esistono dei solchi sull'isola di cui non si sa niente, ok? Solchi che sono stati ribattezzati solchi per i carri, perché si pensa banalmente che servissero per il trasporto a suo tempo. Ebbene, non sono databili, non sono formazioni naturali, eppure risultano essere la prova incontrovertibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, che qualcuno operava in modo massivo sull'isola durante l'ultima era glaciale. E sai perché? Perché i solchi, chiaramente opera dell'uomo, continuano anche sott'acqua. Lo stesso Graham Hancock li ha seguiti e fotografati per chilometri sul fondale marino, e questo comporta per forza, ripeto, per forza, che qualcuno li abbia tracciati prima che il livello del mare inondasse le terre, no? E quindi bingo, 14.000 anni fa circa. Qualcuno, quando il ponte di terra era ancora percorribile, operava in modo massivo sulle isole maltesi. E a questo punto mi chiedo se l'età di gigantia è totalmente sbagliata.
Quanto tempo fa l'essere umano sull'isola è stato in grado di realizzare l'ipogeo di Halsaflieni sottoterra e perché costruire un tempio sotterraneo e che riferimenti celesti avevano questi siti megalitici? Tutto molto affascinante, non trovi? Questo sito è il sito megalitico maltese di Mnajdra e chiunque costruì questo tempio, signori, aveva una conoscenza strabiliante del cosmo, aspetti correlati alla mitologia che gli archeologi non prendono neanche in considerazione e che però spiegherebbero tutto. I costruttori di Mnajdra elaborarono un modo molto ingegnoso per monitorare i cieli, sole e stelle. Per gli equinozi di primavera e di autunno, 21 marzo e 21 settembre, i raggi del sole, pensate, dividono esattamente in due l'entrata del tempio, illuminando l'intero santuario. Ve lo immaginate? Parliamo di siti neolitici. Fai un po' te. La maggior parte dei siti megalitici in giro per il mondo, signori, tengono conto di solstizi ed equinozi, voglio dire, è un caso. Ma te ne accorgi che c'è una costante comune, ok, di conoscenze condivise? Tutti, da Stonehenge alle piramidi di Giza, il tempio egiziano di Karnak, dal Messico al Medio Oriente, tutti sono costruiti in relazione al Sole. Civiltà che non si sono mai incontrate e che non conoscevano la reciproca esistenza. Volete dirmi che una conoscenza condivisa talmente evidente non ha istruito questi popoli? Ah no? E Sirio? Esatto, la stella Sirio dove la lasciamo? Ora te lo spiego. La ricercatrice olandese Leni Rigic ha esplorato tutti i templi megalitici di Malta e ha condotto uno studio approfondito dei loro allineamenti e con sua grande sorpresa, seguimi prova ad accendere il cervello, con sua grande sorpresa nessun altro tempio di Malta a parte Mnajdra si allineava con equinozi e solstizi. E non si allineano neanche con nessuna caratteristica particolare dell'area. Nessuno di loro è rivolto nella stessa direzione. Chiaro, nessuno di loro è rivolto nella stessa direzione. Non ci sono due orientamenti uguali, il che è molto curioso. Ci si aspetterebbe una cultura neolitica dei templi come chiese e moschee, con delle preferenze, magari per il sorgere o il tramontare del sole. Ebbene no. Movimento precessionale. Ecco che cosa seguono i templi di Malta. La Terra non è una sfera perfetta, ok? In realtà è leggermente rigonfia all'equatore e grazie alla forza gravitazionale del Sole e della Luna, la Terra oscilla leggermente mentre ruota sul proprio asse. Questa precessione, signori, altera la nostra visione della volta celeste con il passare degli anni, facendo in modo che le costellazioni distanti appaiano in posizioni diverse in modo sistematico. Ed è l'intero cielo che compie questo movimento ai nostri occhi, ok? Che è molto leggero. Parliamo di un solo grado di differenza nel sorgere o nel tramontare di una stella in 72 anni, chiaro? Quindi, se i templi di Malta fossero stati costruiti per puntare nella direzione di una stella e gli stessi templi fossero stati costruiti nell'arco di tot centinaia o migliaia di anni, avrebbero tutti un allineamento diverso, cosa che hanno, per colpa della precessione. Ora, il difficile era trovare quale stella puntassero. Però attraverso dei supercomputer, osservando il cielo del 3600 a.C. e quindi controllando lo specchio di date ufficiali proposte dagli scienziati, non è stata trovata nessuna stella o costellazione che segua l'allineamento di tutti i templi. Ma controllando invece con un software all'avanguardia che traccia il movimento delle stelle nel corso di migliaia di anni, la scienziata olandese è riuscita a mandare indietro il cielo notturno come un orologio in cerca di una sola stella visibile che si allineasse con tutti i templi, pensate, in qualsiasi momento del passato, ed è venuto fuori che i templi erano allineati con Sirio, che era visibile in un dato momento da ogni singola entrata di ogni singolo tempio di Malta nel corso degli anni, e ogni tempio combaciava. Il punto esatto in cui sorgono le stelle nel corso di migliaia di anni risulta essere mutevole, quindi, ok? E questa costante non la ritroviamo solo a Malta. Adesso proprio ti faccio cadere la mandibola.
grazie alle oscillazioni terrestri abbiamo detto e all'inclinazione dell'asse terrestre abbiamo detto che il punto di allineamento con le stelle cambia, no? Ecco, utilizzando sempre dei supercomputer e dei software all'avanguardia in astronomia che ricrearono il cielo di 11.000 anni fa in Turchia e la direzione dell'allineamento di Göbekli Tepe, non dei blocchi, ma dei 4 siti stessi che ovviamente sono stati costruiti in momenti storici diversi, è venuto alla luce che puntavano nella direzione, anche loro, della stella Sirio, che mutando il proprio allineamento nel corso di migliaia di anni per colpa della precessione veniva seguito dalle nuove costruzioni di Göbekli Tepe. E questo, a questo punto del video, significa che chi ha insegnato a costruire Göbekli Tepe all'uomo dell'età della pietra del 10.000 a.C., cacciatore e raccoglitore che mangiava le bacche e viveva nelle caverne, ha trasmesso le stesse medesime nozioni astronomiche anche alle persone che costruirono Gigantia durante l'ultima era glaciale. E penso che con questo, no? Microfono che cade, io che mi giro, vado via a rallenti e tanti saluti. Se vuoi valorizzare questo tipo di contenuti, fammi capire con un like su cosa volete che mi concentri, no? È semplice. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, fammelo capire con un like. Io vi voglio un sacco bene, vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando al prossimo episodio. Adieu!